Oggi parleremo brevemente di un accessorio per i misuratori di umidità a contatto della serie MT che serve a verificarne la calibrazione. L'accessorio viene fornito in un contenitore che non ha solo le funzioni di contenitore, ma è parte stessa dell'accessorio per la verifica della calibrazione. Infatti, l'elemento che servirà come campione per la calibrazione deve rimanere appoggiato sulla base in polistirolo espanso prevista dal contenitore. È possibile che durante l'utilizzo di uno strumento si voglia o si debba verificarne la calibrazione per accertarsi che corrisponda ai parametri di fabbrica. Per farlo è necessario avere a disposizione appunto un campione di riferimento. Il campione di riferimento è costituito da questo accessorio acquistabile separatamente, con il quale è possibile sia verificare la misura attuale dello strumento, sia eventualmente ripristinarla. Per eseguire la calibrazione dello strumento, la prima operazione da fare è quella di verificare lo zero. Per impostare lo zero, ovvero la misura in aria, la misura a vuoto, occorre mantenere premuto il pulsante per entrare nei menu, spostarsi su impostazioni, misura e calibrazione. A questo punto, per impostare lo zero, io devo accertarmi di mantenere le mani lì distanti dal sensore posteriore e possibilmente anche dalla tastiera. Quindi io devo semplicemente tenerlo così e premere per confermare lo zero. Quindi togliere le mani e aspettare. Quando la freccia diventa verde, la registrazione dello zero è stata effettuata. Questa operazione è sufficiente il più delle volte a risolvere eventuali problemi di staratura. Oltre allo zero è possibile verificare ed eventualmente correggere anche l'amplificazione dello strumento. È necessario avere campione di riferimento per poter verificare appunto la misura attuale ed eventualmente correggerla. Per fare questo è sufficiente dallo stesso menu calibrazione, andare a selezionare la voce Test Box Side 1 e accertarsi che il campione di riferimento sia posizionato sulla Side 1, cioè sulla parte 1, ed andare ad appoggiare lo strumento sul campione di riferimento. Una volta entrati nella funzionalità di calibrazione, apparirà una misura. Se di colore verde, la misura sarà già corretta e non occorre procedere ad ulteriori operazioni. Se di colore rosso, premendo il tasto Enter, confermo e lo strumento effettuerà la calibrazione. Anche in questo caso ovviamente le mani devono essere mantenute distanti da tastiera e da fondo sensibile. A questo punto l'operazione è terminata. Se io vado sul menu principale sono pronto ad effettuare delle misure. Come si può notare, ci apparirà comunque una piccola matita a ricordare che la calibrazione di fabbrica è stata alterata. Questo non inficia la misura, è solo un promemoria. Eventualmente, in caso di errore o in caso di alterazione accidentale, è sempre possibile ripristinare la calibrazione di fabbrica entrando in impostazioni, misura, calibrazione e ripristino. Così facendo, tutte le operazioni effettuate finora vengono annullate e si ritornerà alla calibrazione iniziale dello strumento e scomparirà la spunta sul display. Sempre a proposito di misura, è anche possibile che la misura dello strumento, pur corretta e pur corrispondente ai parametri di fabbrica, non corrisponda in realtà a eventuali altri strumenti in possesso del cliente, perché non esiste uno standard di calibrazione ed è possibile che diverse marche di strumentazione utilizzino delle compensazioni delle tarature diverse. È anche possibile andare a far coincidere l'indicazione di questo strumento con un altro strumento in uso al cliente senza andare a alterare la calibrazione. Per fare questo si può entrare nuovamente nella modalità della misura, ma anziché andare ad impostare la calibrazione, vado ad impostare un valore di compensazione ed un offset. L'offset serve per impostare lo zero, praticamente sono due parametri. Uno sposta tutta la curva di risposta di un offset prefissato e la compensazione invece mi modifica l'amplificazione. Tramite questi due parametri io posso andare a far coincidere l'indicazione di questo strumento con quella di un altro strumento di riferimento in uso al cliente.
Analogamente a quanto è stato detto per gli strumenti con fondo sensibile, è possibile rivedere e ripristinare la calibrazione anche dello strumento MT30 semplicemente andando a seguire le serigrafie sul campione e appoggiando gli elettrodi come da serigrafia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che ulteriori informazioni riguardo questo argomento ed altri sono disponibili sul manuale di istruzioni di ogni singolo strumento.